Benvenuti a questo episodio speciale di Storie dalla soffitta. Oggi vi parlo di Ivan Graziani, che, devo confessare, è uno dei miei artisti preferiti. Non solo per le sue splendide canzoni, ma anche per il suo talento nascosto che pochi conoscono. Ivan Graziani, fumettista. Con questo video voglio portarvi alla scoperta di un aspetto della sua vita che non tutti conoscono, ma che merita di essere raccontato. Infatti, oltre a essere stato un cantautore eccezionale, Ivan aveva una passione altrettanto profonda per il disegno e i fumetti. Vi prometto che sarà una scoperta davvero interessante. Ivan Graziani iniziò il suo percorso artistico all'Istituto d'Arte di Ascoli Piceno, per poi proseguire all'Accademia di Arti Grafiche di Urbino, dove si diplomò come pittore nel 1968. Fu qui che il suo amore per il disegno si intrecciò con le sue prime esperienze musicali. A Urbino, in quegli anni 60, pieni di fermento artistico e culturale, Ivan si mise a disegnare fumetti e caricature, trovando un modo per esprimere la sua vena creativa in un contesto diverso dalla musica. Durante questo periodo, Ivan lavorò anche come fumettista per alcuni giornali svedesi, in particolare realizzando strisce satiriche a tema erotico. Questo lavoro, che gli fruttava ben 120.000 lire a striscia, una cifra considerevole per l'epoca, dimostrava il suo talento grafico e il suo stile peculiare. I suoi personaggi erano lontani dalle caricature volgari che si potevano trovare all'epoca. Anzi, Ivan riusciva a fondere ironia e sensualità, creando figure simili a quelle della rivista Linus, ma con un tocco decisamente più provocatorio. Tra le opere più interessanti di questo periodo troviamo le storie di Gerardo, un personaggio che, in maniera quasi tragicomica, moriva in ogni episodio. Questo tipo di ironia nera e tagliente caratterizzava molto i suoi fumetti, che oscillavano tra il grottesco e il poetico. Nonostante Ivan decise di concentrarsi sulla sua carriera musicale, il fumetto e il disegno rimasero sempre nel suo cuore. Continuava a portare con sé quaderni pieni di schizzi, disegni e idee visive che non abbandonò mai del tutto. In alcune interviste ammetteva di aver messo da parte il fumetto per la musica, ma questa decisione non spezzò il suo legame con l'arte grafica. Ivan Graziani è stato riscoperto come fumettista grazie a diverse mostre organizzate negli ultimi anni. Una delle più importanti è stata quella organizzata al Romix del 2012, dove vennero esposti disegni inediti, schizzi e fumetti recuperati dai suoi archivi personali. Queste opere mostrano l'evoluzione del suo stile, dai decoupage ai disegni a kaina, fino alle illustrazioni più elaborate, che riflettevano il suo eclettismo e la sua capacità di passare dalla musica all'arte visiva con estrema naturalezza. Un'altra mostra significativa si è tenuta a Chieti, dove si è voluto celebrare il Graziani a tutto tondo, non solo come cantautore, ma anche come fumettista e pittore. Questa esposizione ha messo in luce l'influenza che il disegno e l'illustrazione ebbero sulla sua musica, dimostrando come il suo universo creativo fosse complesso e stratificato. Ivan Graziani rappresenta uno di quei talenti poliedrici che l'Italia ha saputo valorizzare solo in parte. È incredibile pensare che un artista così amato per le sue canzoni abbia coltivato parallelamente una carriera nel fumetto. Se ci pensate, le sue canzoni stesse sono piene di immagini vivide, quasi cinematografiche, come piccoli racconti visivi. È chiaro che la sua vena narrativa non si esauriva solo nella musica, ma trovava spazio anche sulla carta, con i suoi personaggi ironici e le sue storie dal taglio satirico e graffiante. Spero che questo episodio vi abbia incuriosito e spinto a guardare Ivan Graziani sotto una luce diversa. Non dimenticate di iscrivervi al canale per altre storie inedite e curiosità sul mondo del fumetto. Alla prossima puntata!